Il CAD è un programma applicativo per il disegno tecnico e questo richiede precisione. Lo Snap è uno degli strumenti essenziali in questo caso, ma prima di parlare di strumenti specifici occorre definire l'unità di misura del nostro disegno. Dal menu testuale andiamo su Formato, selezioniamo Unità ed entriamo in questo riquadro. Come impostazione predefinita troviamo i millimetri come unità di disegno, che possiamo cambiare. Ipotizziamo di disegnare in centimetri e diamo l'ok. Per ora lasciamo perdere tutto il resto. Se andiamo a disegnare un rettangolo qualsiasi ed andiamo a misurarlo, vediamo che la distanza è di 75. In questo caso sono 75 cm perché abbiamo scelto l'unità di misura in centimetri. Ma ritorniamo allo Snap. Che cos'è lo Snap? È l'individuazione precisa in fase di disegno di alcuni punti di aggancio, il riferimento allo spazio di lavoro ed il riferimento ad oggetti già disegnati. Sono punti che in sostanza agiscono come delle calamite. Per questo, per definirli meglio, ci vengono in aiuto i primi 3 pulsanti posti sulla barra di stato, cioè Snap, griglia o Snap. Cominciamo dalla griglia. Cliccando sul pulsante griglia compare sullo spazio di lavoro una griglia che può servire da riferimento, come quando si disegna su una carta millimetrata. Cliccando con il tasto destro e andando a scegliere la voce imposta, si può definire la spaziatura della griglia, che è questa qui. La griglia adesso attiva, griglia on, e ha una spaziatura di 10 unità, cioè nel nostro caso di 10 cm. C'è la possibilità in questo riquadro di attivare anche lo Snap, vedi? Snap on. Per il momento lasciamo l'impostazione così. E disegnando sullo spazio di lavoro, facendo delle linee, ho la più completa libertà e non ho punti di aggancio, non ho punti di riferimento. La griglia così rappresenta soltanto un riferimento visivo che mi dà un'idea approssimativa circa le dimensioni degli oggetti che disegno. Il nostro rettangolo, che sappiamo che misura 75 cm, se andate a contare i quadretti della griglia vedrete che sono 7 quadretti e mezzo più o meno. Però il rettangolo, se andiamo a ingrandire, vedete non è assolutamente agganciato alla griglia, a nessun punto della griglia. Se però torno sulle impostazioni ed attivo lo Snap, e in questo caso lo faccio anche coincidere con la spaziatura della griglia, vedete, 10 unità, 10 cm, sia per lo Snap che per la griglia, e torno sul mio spazio di lavoro. Quando vado a disegnare, tutti gli oggetti che disegno si posizionano sulla griglia. Ora però, tranne casi particolari in cui una griglia di Snap può essere utile, non lo so, può essere per chi disegna circuiti di schede per l'elettronica, oppure anche in altri ambiti, in generale, nella gran parte dei casi, una griglia così rigida può dare fastidio. Io, per esempio, non la uso e preferisco altri strumenti di precisione. Infatti andiamo a disattivare sia la griglia che lo Snap. Assolutamente essenziali sono invece gli Snap ad oggetto. Si può fare a meno della griglia e dello Snap generale, ma dagli Snap ad oggetto non si può assolutamente prescindere. Che cosa sono gli Snap ad oggetto? Sono i punti di aggancio rispetto ad altre entità, ad altri oggetti già disegnati. Andiamo a cancellare questo brutto disegno e liberiamo il nostro spazio di lavoro. Arriviamo agli Snap ad oggetto. Il pulsante che attiva gli Snap ad oggetto è questo qui. Tu non so se ti sei già
accorto, ma io ho già utilizzato questa funzionalità quando ho misurato il lato del rettangolo. Infatti, selezionando i punti di inizio e di fine del lato del rettangolo, ho utilizzato lo snap ad oggetto. Che cos'è lo snap ad oggetto? Entriamo sulle impostazioni di disegno, snap ad oggetto. Questo è esattamente il riquadro che abbiamo visto prima, però c'è una terza linguetta che configura gli snap ad oggetto. Questi che vedi spuntati qui sulla sinistra sono gli snap ad oggetto che io utilizzo sempre come predefiniti. Io non li attivo tutti perché poi si crea una situazione di confusione. Ne uso come predefiniti soltanto 3: il punto finale, il punto medio e l'intersezione. Che cosa significa questo? Andiamo a vedere praticamente. Usciamo, disegniamo delle linee, gli snap ad oggetto sono snap che sono attivi in fase di disegno. Questo significa che selezionando un comando di disegno, prendiamo il più semplice di tutti, linea, noi abbiamo la possibilità di disegnare delle linee e prendere dei riferimenti, come in questo caso andando a scegliere qui, vedete compare questo quadratino verde, quello è il punto finale della linea. La stessa cosa possiamo fare partendo dal punto finale della linea. Dicevo prima che io ho anche l'intersezione come punto, predefinito. In questo caso l'intersezione sta qui. Nel caso dell'intersezione compare una X, come sempre di colore verde. E oltre all'intersezione c'era anche il punto medio. Posso andare a selezionare il punto medio di questo segmento. Viene indicato da questo triangolo. Qui c'è un altro punto medio di questa linea, qui c'è un'altra intersezione, qui c'è un altro punto finale. E vi ho già parlato di 3 snap ad oggetto, quelli che normalmente io uso più spesso e che sono largamente usati anche da tutti gli altri disegnatori. Punto finale, intersezione e punto medio. Ricancelliamo il nostro disegno per non fare confusione. Vi dicevo, ritorniamo sulle impostazioni di disegno, snap e oggetto. C'è la possibilità anche di attivarli tutti, però poi in fase di disegno si rischia di fare confusione. Allora ritorniamo alla situazione precedente e vediamo gli altri OSNAP, gli altri snap ad oggetto. Il fatto che uno snap ad oggetto non sia tra quelli scelti nelle impostazioni generali non significa che non si possa usare. Ci sono 2 modi per farlo. Andiamo a disegnare una linea. L'OSNAP è uno strumento che va attivato in fase di disegno. Voglio fare una linea perpendicolare all'altra linea. Ho bisogno perciò dell'OSNAP perpendicolare. Premendo CTRL e il tasto destro del mouse mi compaiono tutti gli OSNAP. Vado a selezionare perpendicolare, vado sulla linea ed ottengo una linea perpendicolare ad un'altra. Questo è il primo modo. Ce n'è un altro, a mio avviso più semplice, che è questo, cioè si tratta di attivare la toolbar degli snap, la barra degli strumenti degli snap. Basta cliccare nello spazio grigio qui in alto a destra, NanoCAD barra strumenti, ed andare a selezionare la barra snap, che è questa qui. La posiziono in alto. Come vedi ho i miei 3 comandi predefiniti attivi, che posso comunque anche disabilitare, e andiamo a vedere gli altri comandi. Vabbè, intanto ripetiamo
lo snap perpendicolare, che è questo qui. Disegno la solita linea, vado a cercare la perpendicolarità ed ottengo un'altra linea perpendicolare. Mi serve però di disegnare altri oggetti per farvi vedere gli altri snap ad oggetto. Facciamo un cerchio, un arco, un'ellisse, inseriamo anche un testo, magari lo ingrandiamo, che lo vediamo meglio. Cos'altro mi serve? Credo nient'altro, possiamo inserire anche un rettangolo. A questo punto vi faccio vedere anche gli altri snap ad oggetto. Questo è il punto finale, questo è il punto medio che già conosciamo, questo è lo snap centro. Lo snap centro è il riferimento ad un cerchio o a qualsiasi figura curvilinea sullo schermo. Facciamo la solita linea, selezioniamo lo snap centro e vedete si individua subito il centro del cerchio. La stessa cosa vale per gli archi, anche l'arco ha comunque un centro, che è questo, e la stessa cosa succede per l'ellisse. Per cui con questo OSNAP sono riuscito ad unire tre centri di tre figure geometriche curvilinee diverse. Stessa cosa vale per lo snap quadrante, che è questo. Vado a disegnare come sempre la nostra linea. Il primo quadrante è questo, il secondo quadrante è questo, poi è questo, poi quello più in basso che è questo. Sono 4 punti su un cerchio che individuano le 4 direzioni principali del cerchio. Posso tranquillamente disegnare una figura di questo tipo. C'è un altro oggetto che non ho disegnato che però ci torna utile, il punto. Andiamo a disegnare dei punti. C'è da dire una cosa sul punto, è anche possibile che voi andando a disegnare il punto vi troviate in questa situazione, cioè che abbiate come situazione predefinita questa. Allora in questo caso il punto, quando andate a disegnare il punto, succede questo. Succede che fate dei punti che si fa fatica poi a visualizzare sullo schermo. Allora bisogna cambiare il formato in modo tale da poterli vedere meglio. Stile punto. Prendiamo questo che è molto più chiaro. In questo caso lo snap nodo, che è questo, è quello che individua i punti. Io perciò ho la possibilità di disegnare delle linee che uniscono dei punti in modo estremamente preciso. Quadrante l'abbiamo visto, perpendicolare l'abbiamo visto, andiamo a disattivarli tutti per non fare confusione. C'è poi lo snap estensione. Lo snap estensione funziona così. Io vado a disegnare la solita linea, seleziono lo snap estensione, traccio una linea, voglio farla coincidere con il prolungamento della base di questo rettangolo. Questo punto è esattamente sul prolungamento del rettangolo. C'è poi lo snap inserimento, che è questo, che si rifà a tutti gli oggetti che vengono inseriti. Io ho scelto il testo, che è uno di questi oggetti, in questo caso il punto di inserimento del testo coincide con questo punto. Poi c'è lo snap tangente, che è questo qui, che unisce la linea con i punti di tangenza delle figure. Lo vediamo anche per ciò che riguarda l'arco, anche l'arco, la tangente. La stessa cosa succede con
l'ellisse. Poi dopo la tangente c'è l'OSNAP vicino. L'OSNAP vicino è particolarissimo perché disegnando una linea vicino, come vedete, sta esattamente su tutta la linea, su tutti i punti della linea, e vale per qualsiasi entità, per cui l'OSNAP vicino mi garantisce che io vada comunque a finire sull'entità che seleziono, ma non è un punto particolare dell'entità che seleziono, è uno dei tanti punti possibili come questo, che non è né un punto medio né un punto perpendicolare né altro. Poi c'è l'OSNAP parallelo. L'OSNAP parallelo, lo vediamo sul rettangolo, funziona così. Io disegno una linea, vado a identificare l'oggetto al quale questa linea deve essere parallela e dopo un po' ho la possibilità di farla esattamente parallela, secondo la stessa direzione che sono andato a selezionare. E con questo abbiamo illustrato tutti gli OSNAP ad oggetto. All'interno delle impostazioni dell'OSNAP, sempre con il tasto destro andando sulle impostazioni di disegno, snap ad oggetto, oltre alla definizione degli snap ad oggetto c'è anche la possibilità di andare a selezionare il puntamento sullo snap ad oggetto. E ora vi faccio vedere che cosa significa. Andiamo a cancellare tutto perché non ci serve. Abbiamo comunque adesso, andiamo a riverificare il puntamento a snap attivo e possiamo tranquillamente fare questo. Disegniamo una prima linea, anzi facciamo delle linee perpendicolari con il comando ORT, facciamo delle linee verticali ed orizzontali, una linea verticale, una linea orizzontale. In questo caso però la necessità di avere selezionati alcuni punti per poterlo vedere. Se io vado su questo individuo, come vedete, alcuni punti, il punto medio e il punto finale, che coincidono con gli strumenti che ho attivi, per cui ho la possibilità di continuare avendoli selezionati. Se io voglio fare una linea verticale della stessa lunghezza di quella appena disegnata, non faccio altro che andare a catturare il punto finale e poi tirare sulla linea fino a che, ecco, in questo caso la linea è perfettamente, infatti se vado ad unire i punti, questo segmento ha la stessa misura di questo. E questa è un'ulteriore facilitazione per disegnare con precisione le nostre figure geometriche.